Armitech Wizard C2 Pro Max e C2 Pro sono due torce tattiche che si possono utilizzare anche come torce frontali, prodotte dalla Armitech, che è un'azienda canadese che utilizza esclusivamente componenti giapponesi ed americani per le proprie torce. Ragazzi, due prodotti davvero di ottima qualità. L'azienda me li ha mandati, mi ha chiesto di fare una recensione neutrale. Io già ho fatto alcune prove e la recensione sarà positiva, perché i prodotti effettivamente valgono, sono fatti bene con componenti e materiali di altissima qualità di grado militare. Quindi ora le metteremo sul bancone e ve le farò vedere, ma non prima di avervi detto il prezzo. Circa 100 euro per quella più piccola, circa 110 euro per quella più grande. 1600 lumen contro 4000 lumen, ovviamente in base alle esigenze si può scegliere il prodotto più o meno luminoso, con un fascio più o meno grandangolare, eccetera eccetera. Esistono una varietà elevatissima, veramente molto vasta di questi prodotti, e ne hanno tanti altri in catalogo che stanno per uscire, quindi andate a guardare sul sito perché troverete sicuramente quello che fa per voi. Si possono montare sulle armi, si possono montare sulle bici, vanno benissimo per l'utilizzo militare, quindi forze di polizia, ma anche per campeggio, escursioni, andare a pesca, insomma ragazzi, anche per tenerli nel taschino e utilizzarli quando servono. Ma mettiamole sul bancone, guardiamo come sono fatte, guardiamo le loro caratteristiche che sono sicuramente interessanti. Iniziamo. Queste sono le confezioni con cui vengono vendute le due torce. Sul bancone troviamo già le torce fuori dalla confezione e due caricabatterie che già ho utilizzato, tra l'altro particolari perché magnetici, adesso ve li farò vedere. Iniziamo dalla confezione del modello più piccolo, quindi Wizard C2 Pro in pieno stile americano. Come vedete ci sono tantissime informazioni sia per quanto riguarda la potenza luminosa, quindi 1600 lumen, può raggiungere 113 metri perché è una torcia studiata per un utilizzo non di profondità, quindi una torcia molto più sfruttabile perché raggiungere centinaia e centinaia di metri e non vedere attorno serve a poco. Anche per le forze di polizia o in ambito militare poter vedere sia di fronte che lateralmente è molto più utile che vedere a grande distanza, dove poi avremo bisogno di altri strumenti, altrimenti la torcia riesce ad illuminare fino a 1000 metri ma il nostro occhio non riesce a vedere cosa c'è a quella distanza. Quindi apriamo la confezione e vediamo il contenuto, che è simile per entrambi i modelli. Allora abbiamo questa imbragatura per la testa perché si può trasformare in torcia frontale, una clip pure per poterla mettere nel taschino oppure nella spallina dello zaino, eccetera. Si inserisce in questo modo sia in questo verso che nel verso opposto, e in dotazione vengono dati anche questi O-ring perché alla base troveremo degli O-ring che ci permettono di avere un'impermeabilità e una tenuta stagna, come vedete, e quindi abbiamo la possibilità di immergerla anche mentre è accesa e utilizzarla come torcia subacquea. All'interno di questa protezione troviamo la torcia, viene spedita quindi protetta, e poi troviamo quest'altro accessorio che serve per utilizzarla nella bicicletta. Questo si fissa al manubrio e la torcia va messa in questo modo e quindi puntata eventualmente in avanti in modo da illuminare la direzione nella quale stiamo pedalando. Guardiamo anche la batteria. Troviamo una classica batteria 18650 da 3500 mAh agli ioni di litio che si ricarica in circa 3 ore. Comunque vi lascerò tutti i link e tutte le informazioni che riguardano sia questo modello che l'altro modello, in modo da farvi un'idea e scegliere eventualmente modelli più adatti alle vostre esigenze. Andiamo veloce perché i prodotti sono due, quindi voglio farvi vedere per bene entrambi. Anche per questa stessa dotazione, quindi la clip, gli O-ring e poi il sistema per bloccarla sul manubrio, ma abbiamo anche questo riduttore per poter utilizzare una batteria differente. Infatti all'interno di questa non troveremo la 18650 ma la 21700 da 5000 mAh, 3,6 volt, sempre agli ioni di litio. Quindi reinseriamola e continuiamo a dare un'occhiata anche alla confezione di entrambe. Allora, confrontandole vediamo che innanzitutto in basso sulla destra abbiamo un riferimento qua di colore bianco, nell'altra invece di colore giallo, perché questa emette una luminosità più calda mentre questa ha una luce più fredda, e come potete vedere la distanza massima raggiungibile rimane praticamente la stessa nonostante ci sia tutta questa differenza di lumen. Questa a 4000, questa a 1600 lumen, e come potete vedere qua in alto sulla destra abbiamo 10 anni di garanzia sui prodotti della Armitech. È un'ottima garanzia per il cliente perché nessuna azienda offre così tanto come assistenza ai clienti. Da questa parte abbiamo le caratteristiche tecniche, ma sono tantissime, le torce sono due, quindi poi eventualmente fate un fermo immagine e leggete le cose che vi interessano di più. Nella parte posteriore abbiamo tante altre informazioni, ma adesso vi farò vedere comunque tutte cose, e qua abbiamo delle icone che ci rappresentano l'utilizzo più adatto per questo tipo di torce. Allora guardiamole però in modo che possiamo renderci conto effettivamente della loro qualità. Come vi ho detto poco fa abbiamo i caricabatterie
caricabatterie posizionati uno a destra ed uno a sinistra, ma sono due caricabatterie particolari, magnetici. Questa è l'unica cosa che mi piace ma mi lascia un po' perplesso. Innanzitutto fatti benissimo con questa parte molleggiata, da questa parte abbiamo anche un LED che ci indica lo stato di ricarica della batteria, funzionano bene, ci permettono di staccare rapidamente la torcia quando abbiamo bisogno di utilizzarla anche se sotto carica, senza dover sfilare lo spinotto che altrimenti potrebbe rompersi eccetera. Però ci vincola, perché se per caso noi utilizziamo questo caricabatterie in casa, lo abbiamo in tenda, facciamo un'escursione, abbiamo bisogno di ricaricarla, magari cerchiamo un power bank, non possiamo fare nulla se non abbiamo questo cavo, quindi un cavo di tipo C sarebbe stato più adatto, ma è semplicemente un'osservazione personale. Alla fine il prodotto funziona benissimo e se questa fosse sotto carica e io avessi bisogno di prenderla rapidamente, basterebbe fare in questo modo, staccarla dalla carica e continuare ad utilizzarla. E anche il magnete ha un'elevatissima potenza. Allora utilizziamo per esempio questa chiave inglese, anche se la superficie non è tantissima, e come vedete riusciamo a posizionarla in qualunque posizione, quindi ruotarla e dirigere il fascio luminoso dove ci interessa di più, sia con questa più piccola che con questa più grande, che ha un peso più elevato, però devo posizionarla in modo che il magnete vada esattamente sulla superficie, perché ci sono questi gradini. Quindi come vedete riusciamo a utilizzarla anche messa in posizione orizzontale, oppure a maggior ragione sottosopra. Tra l'altro la forma di queste torce è particolare, hanno studiato ogni singolo particolare, sembrano così a vederle delle classiche torce con delle forme squadrate e basta, però guardate, qua è leggermente arrotondato, questa parte è piatta, questa è pure piatta, e questa, come la parte in basso, è piatta, quindi si può posizionare in questo modo e dirigere il fascio luminoso verso un punto che ci interessa, ma questa parte ci permette anche di capovolgerla. Nel caso in cui ci fosse qualche ostacolo sulla parte alta, potremmo ruotarla in questo modo e avere comunque la luminosità che è rivolta nel punto che ci interessa, ma questa parte così arrotondata serve per fare in modo che se noi buttiamo la torcia su una superficie, il fascio luminoso sia rivolto verso l'alto, perché è bilanciata in modo che si giri verso l'alto. Guardate, comunque la butto, la torcia si va a posizionare sempre in questo modo. Se invece mi interessa averla rivolta verso di me, basterà appoggiarla con delicatezza e la stessa rimarrà in questa posizione quasi inclinata. Ora il magnete, ok, quasi inclinata verso di me, con il fascio luminoso che non va sulla superficie, quindi evita riflessi, e che indica su per giù nella mia direzione. Quindi c'è uno studio fatto apposta che ci permette di utilizzarla esattamente come vogliamo noi. Ma vediamola in funzione. Allora, per poterla accendere abbiamo questo tasto, basta premerlo per poterla utilizzare con l'ultima modalità che è stata utilizzata, in questo caso una modalità bassa. Mantenendo premuto il tastino, che tra l'altro si accende, abbiamo diverse modalità che a step aumentano appunto il fascio luminoso, però possiamo utilizzarla anche con la modalità strobo, con la modalità turbo, oppure con la modalità Firefly, che è stato inventato proprio da Armitech, e poi le altre torce glielo hanno copiato. Quindi mentre è spenta, teniamo premuto il tastino, abbiamo la modalità più bassa con una luce davvero ridottissima che va bene per poter leggere, poter cercare da vicino, oppure fare da piccola lanternina all'interno di una tenda, farci notare, oppure se ci allontaniamo da un punto possiamo posizionarla e poi possiamo raggiungere lo stesso punto, perché avremo questo riferimento luminoso che dura svariati giorni. Quindi in modalità Firefly abbiamo addirittura 64 giorni di utilizzo, immaginate un poco quanto si possa sfruttare. E per poter passare da una funzione a un'altra bisogna premere con delle combinazioni differenti il tastino di accensione. Per esempio, per poter attivare la modalità turbo, mentre la torcia è accesa bisogna premere 2 volte il tastino di accensione. Con il doppio clic, come vedete, abbiamo una luminosità molto elevata, grandangolare, con questo cerchio che non ha una linea netta, quindi comunque riusciamo a vedere sia di fronte che lateralmente. Questo lo vedremo poi in esterno. Questa è la torcia più piccola, che è lo stesso tipo di funzionamento, però come vedete, a differenza di questa, ha una luce più calda. Quindi luce fredda e luce calda, poi abbiamo praticamente lo stesso tipo di funzionamento. Possono utilizzare in diversi modi, come abbiamo visto poco fa, quindi con la modalità turbo, la modalità crescente, eccetera, oppure possiamo utilizzare l'altra modalità che per essere attivata prevede che giriamo di 1/4 di giro il tappo della batteria, teniamo premuto il tasto e mentre lo stesso è premuto avvitiamo. A questo punto si attiverà una funzione che ci permette di accenderla con una luminosità alta oppure bassa, quindi queste due luminosità, e con la tripla pressione del tastino avremo la modalità stroboscopica.
Quindi spero si riesca a vedere dall'inquadratura. Questa è la modalità stroboscopica che serve a scoraggiare eventuali aggressori, animali o esseri umani. Per quanto riguarda la modalità torcia frontale, invece, dobbiamo utilizzare l'imbragatura che, a differenza di tante altre, questa volta è studiata molto meglio. Allora, innanzitutto la qualità è davvero elevatissima. Si vede che la selezione dei prodotti, la scelta dei componenti è di qualità superiore rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Per quanto riguarda il tessuto, la forza dell'elastico, le plastiche, eccetera. Ma anche il sistema di aggancio e di sgancio è davvero interessante, perché guardate, solitamente su molte torce frontali abbiamo un sistema che ci richiede di inserirlo fra dei pezzi di gomma, non è sicuramente molto pratico, e anche la rotazione della torcia sforza un pochettino. In questo caso invece abbiamo una fluidità elevatissima e una buona resistenza della torcia nel suo supporto. Quindi se stiamo facendo un'escursione, non dobbiamo correre, non dobbiamo fare arrampicate, nulla di estremo, possiamo utilizzarla anche in questo modo. Io consiglio sempre di utilizzare l'elastico, che va assolutamente utilizzato invece quando c'è il rischio di poterla perdere, per esempio quando si va a pesca, magari ci si trova sugli scogli, o quando si fanno delle escursioni in punti nei quali bisogna fare delle manovre particolari, allora si potrebbe staccare. In questo modo rimane nel suo alloggiamento, anche se dovesse fuoriuscire viene ritirata di nuovo verso dietro. Anche la posizione del tastino è studiata in modo intelligente, perché in diverse torce tattiche che ho utilizzato bisogna premere questa parte e comunque con i guanti non si riesce, bisogna premere, tenere dall'altra parte, insomma è un po' poco pratico. Qua invece, avendolo sulla parte superiore, ci permette di accendere e spegnere e quindi di utilizzarla con praticità. Viste queste caratteristiche, adesso facciamo un paio di prove sia in interno che in esterno. E allora adesso siamo in penombra, facciamo una simulazione utilizzando la modalità Firefly, quindi la più bassa, a leggere questo manuale di istruzioni. In questo modo, come vedete, riusciamo a vedere tutto benissimo. Utilizzando una modalità più alta, ovviamente rischieremo di avere la luce che ci abbaglia, quindi una modalità studiata e inventata da Armitech, che poi è stata copiata, perché effettivamente è una modalità valida. Ora proviamo altre modalità. E allora partiamo quindi con la torcia più grande, la torcia Wizard C2 Pro da 4000 lumen al massimo, ma partiamo con la modalità Firefly. Come vedete, sì, serve a poco, però un minimo di luce effettivamente la emette. Ma andiamo alle modalità successive. Questa già, la modalità successiva, non è assolutamente la più alta. Guardate, già riusciamo a vedere bene. Io sto puntando in avanti, la torcia è ferma, ma riusciamo a vedere in alto e anche lateralmente, quindi un bel fascio grandangolare ottimo per quasi tutti gli ambienti. Immaginate di fare un urbex, un'uscita, un'escursione, praticamente riuscirete a vedere davvero tutto per bene. Aumentiamo la luminosità, ovviamente vediamo sempre meglio e non abbiamo un punto più abbagliato degli altri. Guardate, sì, al centro ovviamente è superiore, ai margini abbiamo questa luminosità che va un pochettino a sfocare, vedete? Si riesce a vedere, ma non c'è un anello netto, un cerchio che chiude la luminosità. Adesso andiamo a quella più alta e poi ritorniamo. Ecco, ancora ce n'era una, vedete? Si abbaglia, va tutto praticamente in sovraesposizione, quindi una luminosità elevatissima. Proviamo la modalità turbo. Ok, molto molto elevata. La torcia è ferma, io riesco ad illuminare tranquillamente tutto perché il fascio luminoso è davvero molto ampio. Ora proviamo in esterno. E allora partiamo con la modalità più bassa, anche se c'è questa luce che si è accesa sulla sinistra, però come vedete c'è buio, quindi accendiamo. Questa è la modalità Firefly, non fa praticamente nulla. Andando avanti, guardate come aumenta la luminosità. Però mettiamo la modalità turbo. Guardate che fascio grandangolare, quindi anche se io giro la torcia praticamente quasi completamente verso sinistra, riesco a vedere tutto per bene. L'edificio in fondo. Adesso proviamo ad andare fuori e facciamo un paio di riprese in modo da vedere anche come si comporta a distanza. Adesso, come sempre, con la torcia più grande proviamo ad illuminare l'edificio abbandonato. Prima però voglio farvi vedere la modalità Firefly in esterno. Per esempio, se volessi guardare solo questo punto, potrei illuminare la zona interessata con la modalità più bassa. Ma proviamo a illuminare appunto l'edificio abbandonato. Ovviamente, sapete, è grandangolare, quindi illuminerò anche l'albero, il muretto, eccetera. Ma proviamo ugualmente. Quindi, come vedete, già riusciamo a vedere benissimo. Mettiamo la modalità turbo e ovviamente questa luminosità così elevata illumina sia l'albero che il muro, eccetera, ma riusciamo comunque a vedere bene anche a distanza. Quindi una buona torcia per vedere da vicino o da lontano, che ci permette di osservare tutto con attenzione, non perdere alcun dettaglio, perché è davvero luminosa, con un fascio luminoso molto molto ampio.
Adesso siamo in un angolino buio, come sempre facciamo la prova per vedere come riusciamo a vedere con questa torcia. Partiamo sempre dalla modalità Firefly, praticamente quasi inutile, se non anche in questo caso molto da vicino, e aumentiamo con i vari step. Mettiamo la modalità turbo che è decisamente elevatissima, ma questa torcia utilizzata con una modalità normale, essendo magnetica, possiamo utilizzarla anche per un cambio gomme o per dirigere, come vi ho detto quando ho fatto il video all'interno, per illuminare nella zona che ci interessa, avendo a disposizione il magnete nella parte posteriore. Facciamo pure una rapida prova con la torcia più piccola, quindi quella a luce calda, anche questa modalità Firefly molto bassa. Aumentando però con i vari step riusciamo ad avere comunque un'ottima visione, e anche in questo caso modalità turbo molto luminosa. Come sempre devo regolare il bilanciamento del bianco perché si vede un po' tutto troppo arancione. Questa è la luminosità che riusciamo ad avere utilizzando la torcia più piccola, quindi riusciamo a vedere di fronte. Guardate il palazzo in fondo, se spengo, che differenza di luminosità, ottima, riescono ad illuminare davvero molto bene. Guardate il palazzo di fronte, riesce ad illuminarlo praticamente tutto, perché come ho detto più di una volta, essendo così grandangolare abbiamo un fascio luminoso che riesce ad illuminare il palazzo di fronte a noi, il palazzo in fondo e questa villetta comodissima. E io ragazzi sono orgoglioso e contento di avervi fatto conoscere questi prodotti di un'elevatissima qualità che, come avete visto, funzionano molto bene, sia in modalità frontale, modalità tattica, modalità di utilizzo quotidiano, modalità daily, da usare tutti i giorni in qualunque circostanza. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!